Io non è che lo voglio fare, però mi tocca ancora fare Cassandra, cioè mi tocca avvisare che la libertà di parola e di opinione in Unione Europea ha un po' di problemi e ne sta avendo tutta una serie di altri su cui è necessario che la società civile butti gli occhi. Sembra ancora una di quelle affermazioni, però l'ultima volta che ve ne parlavo durante la pandemia mi avete un po' riso dietro e si è visto che cosa è successo con l'escuramento delle informazioni. Questa volta è forse ancora un po' più grave ed è la conseguenza di tutto quello. Ne parliamo oggi in un lungo speciale in cui cerco di raccontarvi un po' da dove partiamo, dove stiamo arrivando e quali sono adesso come adesso i problemi grossi che ci troviamo ad affrontare. Io sono Matteo Flora, mi occupo di reputazione digitale, sono un imprenditore seriale, arrivo dalla sicurezza telematica e insegno queste cose in università e questo è Ciao Internet. Ciao Internet, durante gli scorsi mesi di controversie su Twitter e moderazione, gente licenziata, forse non lo ricordate ma lo ricordo io, un episodio in particolare. Il ministro tedesco per il digitale e i trasporti, Volker Wissing, che ha incontrato Elon Musk, l'amministratore delegato di Twitter. Per parlare di cosa? Per parlare di disinformazione. Come ha riportato un noto quotidiano Ars Technica di settore, a seguito dell'incontro un portavoce del ministro ha dichiarato che il ministro federale ha chiarito che la Germania si aspetta che gli impegni volontari esistenti contro la disinformazione e le regole del Digital Services Act vengano rispettati in futuro. DSA ne avevamo un po' parlato e poi ne parliamo ancora in più, ma la cosa su cui volevo soffermarmi all'inizio è gli impegni volontari esistenti contro la disinformazione, perché ne abbiamo già parlato un po', ma forse è il momento di fermarsi un secondo. Twitter è una delle decine di firmatari del Codice di buone pratiche sulla disinformazione rafforzato del 2022 dell'Unione Europea, un quadro di autoregolamentazione per affrontare la disinformazione. Alla luce di tutti i tagli del personale, eccetera, che Twitter aveva fatto, è chiaro che i governi della Unione Europea sono un po' preoccupati di sapere se Twitter sarà in grado di onorare quegli impegni che ha preso prima che venisse ovviamente acquisito da Elon Musk. E il primo punto è proprio questo codice di buone pratiche sulla disinformazione rafforzato del 2022, che adesso in po' chiamerò codice disinformazione o codice disinformazione 2022, ok? Che cos'è? Sono una serie di 44 impegni, alcuni dei quali sono ulteriormente suddivisi in misure. Quando un'azienda diventa firmataria di questo, presenta un documento di sottoscrizione che identifica quali impegni, in realtà più specificatamente quali misure, sta sottoscrivendo. Il documento di sottoscrizione di Twitter, ad esempio, è del giugno del 2022 e indica che Twitter si è impegnata, tra le varie altre cose, a disinnescare la diffusione della disinformazione e della misinformazione, impedire l'utilizzo improprio dei sistemi pubblicitari per diffondere la disinformazione o la misinformazione e mettere in atto o rafforzare ulteriormente le politiche per affrontare la disinformazione e misinformazione. Difficile, complesso, vediamo di esploderlo. Perché già qui ci sono una serie di problemi non banali, anzi una serie di problemi enormi anche solo di definizione. Una delle difficoltà principali, infatti, del rispetto del codice di disinformazione consiste nel determinare cosa sia o meno uno di quei due termini che abbiamo detto, misinformazione e disinformazione. Il codice disinformazione utilizza le definizioni del Piano d'Azione Europeo per la Democrazia, l'EDAP, che definisce la misinformazione come contenuti falsi o fuorvianti condivisi senza un intento dannoso. Non c'è volontà di danneggiare. Ad esempio quando si condividono delle informazioni false con amici e familiari, ma in buona fede. La disinformazione invece è definita nell'EDAP come contenuti falsi o fuorvianti, stesso di prima, ma diffusi con l'intenzione di ingannare o di ottenere un vantaggio economico o politico e che possono causare un danno pubblico.
Fatto così, le definizioni sembrano abbastanza semplici e obiettivamente agli estremi, nei casi più eclatanti, sono abbastanza facili da applicare. Se dico, porca miseria, il sale da cucina mi dice mia mamma che cura il cancro, non lo faccio con cattiveria. Se dico che quel politico ha ucciso e stuprato una ragazzina, eccetera, mettendo voci fuori false, ok, sappiamo distinguere cos'è misinformazioni e malinformazioni. Cioè, i post sui social media che ti cercano di vendere false cure per il cancro sono facilmente identificabili come problematici, no? Ma prendiamo in considerazione un tweet, adesso cancellato, postato nel febbraio del 2020 dall'allora General Surgeon degli Stati Uniti, che dice qualcosa tradotto alla buona: ehi gente, smettete di comprare le maschere, non sono efficaci nel prevenire che il pubblico in generale prenda il coronavirus, ma se gli operatori sanitari non possono averle per curare i pazienti malati, questo mette a rischio l'incolumità degli operatori e le nostre comunità. Inviato nei primi giorni della pandemia, questo tweet mescola informazioni errate, l'affermazione che le maschere non sono efficaci per ridurre la trasmissione del Covid, con informazioni corrette, l'affermazione che la carenza di mascherine per gli operatori sanitari crea rischi per loro e di conseguenza per gli altri, perché non possono gestire le situazioni. Con il senno di poi è abbastanza cavolata sostenere che questo tweet avrebbe dovuto essere rapidamente sottoposto a una moderazione dei contenuti. Con, ad esempio, un'etichetta, ma non solo cancellarlo, è un'etichetta grossa come una casa che indicava che conteneva informazioni inesatte sull'utilità delle maschere. Ma il febbraio del 2020 era un periodo di grande incertezza per quanto riguardava la Covid-19. Le aziende di social media, che venivano sottoposte a pressioni per identificare velocemente la disinformazione, non potevano e non possono permettersi il lusso di aspettare mesi per avere una risposta certa. E questo è un problema, perché anche l'ipotetico tweet inviato da un candidato politico la sera di un giorno di elezioni, in cui grida e si straccia le vesti perché ci sono state frodi elettorali in una particolare giurisdizione lì in quello stato, col passare del tempo si potrà indagare sull'accuratezza di quelle informazioni, ma nell'immediato anche un tweet falso non lo puoi classificare come tale. E il tweet falso paradossalmente può causare i danni maggiori proprio nel momento in cui non ci sono abbastanza informazioni per sapere se è davvero falso. Il paradosso della disinformazione è che richiede un intervento nell'immediato, in un arco di tempo breve o brevissimo. Ma in quell'arco di tempo breve e brevissimo in cui è molto dannosa e continua ad essere dannosa, non è ancora possibile etichettarla con sicurezza come disinformazione. E gli attori geopolitici lo sanno molto bene. E questo non è un paradosso, quello del partire velocemente, bloccare velocemente, non sapendo se è vera o falsa, che le grandi aziende, grandi Google, Facebook, eccetera, possono risolvere con un'intelligenza artificiale. E ancora di meno, non è una cosa che i governi possono risolvere con una regolamentazione. Perché non è problema né di intelligenza artificiale né di regolamentazione, è che semplicemente non c'è abbastanza tempo per qualunque soluzione, compresi algoritmi, sbuffalatori, giornalisti, governi, task force, eccetera. E se il codice disinformazione è un quadro di autoregolamentazione, cioè che si applica solo a quelle aziende che si offrono volontariamente come firmatarie e quindi anche decidono di prendersi questo rischio, di provare a fare questa cosa, in modo correlato e più generale, tutte le aziende che forniscono servizi di intermediazioni, tra quelle aziende di social media, i motori di ricerca, eccetera, tutti i cittadini della UE sono obbligati a rispettare un'altra regolamentazione, il Digital Services Act, DSA, un quadro normativo che prevede, tra le altre cose, ampi requisiti per quanto riguarda l'identificazione e la gestione dei contenuti illegali.
armonizzando, come dicono quelli bravi, anche il codice della disinformazione. Ora, il DSA, altro passaggio, è entrato in vigore nel novembre del 2022. Diventerà pienamente applicabile all'inizio del 2024 per tutti, tranne per quelli più grandi. Quelle più grandi che hanno dei nomi strani, le piattaforme ad esempio online di grandi dimensioni vengono chiamati VLOP, Very Large o Platform, Operating Platform, Online Platform, Very Large Online Platform, e i motori di ricerca di grandi dimensioni, VLOS, perché sta per Very Large Online Search Engine, un motore di ricerca online di grandi dimensioni, devono rispettare un calendario accelerato, cioè la conformità al DSA è richiesta 4 mesi dopo la designazione come VLOP o VLOSE da parte dell'Unione Europea. Che significa che nella pratica, siccome si sa già chi sarà designato come tale, è in effetti già sta entrando in vigore. E quindi il 2023 si preannuncia un anno estremamente attivo in termini di impegno tra le aziende di social media e l'Unione Europea contro questa disinformazione, conciliandola con l'incertezza intrinseca che può sorgere e che sorge quando si deve verificare rapidamente l'accuratezza dei post sui social media. Per quanto bene venga effettuato il controllo, ci saranno sempre dei falsi negativi e spesso dei falsi positivi. Perché dei falsi positivi? Perché dove devo agire velocemente agisco soprattutto in visione del fatto di avere delle multe stratosferiche, intanto bloccando e poi eventualmente capendo, e non ce la si può prendere per questa cosa. Ci sono delle norme che richiedono questa cosa e i grandi operatori della rete, paraculi o no che siano, devono prendere misure. Non solo, questa cosa, vabbè, ma sarebbe tutto un altro discorso, fa sia che è talmente difficile, cioè è talmente soggettivo il valutare quei contenuti in quel momento, che sarà anche molto difficile poi valutare se i social media hanno rispettato gli obblighi e gli impegni, perché essendo difficile catalogarli è difficile anche dire li hai catalogati bene, male, eccetera eccetera. Quindi il banco di prova di tutti questi quadri normativi è la nostra pelle, cioè la loro applicazione, non la promulgazione. Capire se funzionano o meno si vedrà quando viene applicato e vediamo che cosa succede. Ma nel frattempo un po' di brividini arrivano, anche perché manca un pezzettino, quello per cui ho fatto questo video, che invece ha a che fare con scadenze proprio vicine. Si chiama Democracy Action Plan, il piano di azione per la democrazia. Ed è secondo me un pelo preoccupante, non tanto in sé, ma quanto le modifiche che sono state approntate nell'ultima settimana alla bozza di questo regolamento, soprattutto per quanto riguarda la definizione di una di questi contenuti, non tanto misinformazione e disinformazione, ma contenuto politico, e l'ambito di applicazione del provvedimento, che sono non solo io ma in tanti a temere come una possibile, se non probabile, limitazione della libertà di parola e di informazione. Cos'è sto coso nuovo, lo European Democracy Action Plan? Torniamo un attimo indietro, torniamo un attimo di nuovo a fine del 2020. Siamo in piena crisi pandemica e la Commissione Europea presenta, oltre a quelle cose che avete visto prima, lo European Democracy Action Plan. Cos'è? Sono una serie di proposte molto ambiziose per difendere e promuovere i valori e i principi democratici del continente, ritenuti, a ragione peraltro, sempre più sotto attacco, soprattutto di influenze esterne. Tra le varie idee che vengono presentate in questo documento, ne spicca una, più per importanza e per le potenziali conseguenze sulla vita democratica dei paesi. Il regolamento che si occupa di targeting della pubblicità politica, cioè di come si può fare o non si può fare pubblicità politica e quali sono i parametri per cui io posso far vedere un contenuto a un utente piuttosto che un altro. L'obiettivo, partiamo dall'inizio, partiamo seri. L'obiettivo della nuova normativa, della bozza di normativa, è davvero incredibilmente nobile, non lo nascondo, è quello di aumentare la trasparenza delle campagne elettorali, che è un problema. Come? Combattendo più efficacemente la disinformazione politica sui canali social e online, lo ricordate, no? Quello di prima. La Commissione vorrebbe
chiudere la bozza di questo dossier, quindi farla partire come una normativa in tempo utile per le prossime elezioni europee, che se non vi ricordate si tengono nel 2024. Così da limitare la capacità di influenza di attori esterni internazionali, legacy Russia ma non solo, Cina eccetera, di minare la credibilità e la forza dell'Unione Europea. Nonostante questo, nelle ultime settimane il dibattito si è davvero acceso a Bruxelles su alcune delle modifiche al testo, che sono state adottate a metà dicembre scorso dal Consiglio dell'Unione Europea. In vista di che cosa? In vista del fatto che il documento deve essere negoziato poi con il Parlamento Europeo. Il testo che viene presentato dalla Commissione, modificato sostanzialmente, prevede degli obblighi incredibilmente stringenti in termini di targeting e di amplificazione del contenuto. Cosa significa? Quanto e come posso pagare per fare in modo che un contenuto sia molto più condiviso, pagare per ottenere visibilità, e targeting, come posso selezionare le persone. Posso selezionare le persone con gli occhi azzurri e con gli occhi... No, posso selezionare sulla base del censo, posso selezionare sulla base della geografia, la possibilità che diamo di poterli selezionare. Tutto questo è rinchiuso, lo so, è complesso, perdonatemi, però è davvero importante, è richiuso all'interno di un articolo, l'articolo 12, che dice che le piattaforme non possono usare dati personali sensibili degli utenti per raccomandare la pubblicità politica, a meno che non sia stato dato dall'utente un espresso consenso chiaro. Ci sta. Serve ad evitare un nuovo Cambridge Analytica. Che cos'è che non torna quindi? Questo torna, sì, è difficile per le piattaforme, sì, ma anche un po' chissene. Il problema è che le modifiche proposte dal Consiglio ampliano in maniera drastica lo scopo di applicazione, si dice. Cioè, fanno ricadere all'interno dell'articolo 12, e quindi sotto le restrizioni, qualsiasi tipo di contenuto che potrebbe influenzare un'elezione, sia essa locale, nazionale o europeo. E qui sono volatili per diabetici, perché secondo l'articolo 1, che definisce lo scopo, infatti, le restrizioni si applicherebbero indipendentemente dal fatto che la pubblicità politica comporti un servizio e quindi che siano un contenuto o no a pagamento. E qui è complesso, perché va capito che bisogna prestare attenzione all'ampiezza della definizione di che cos'è pubblicità politica, perché potrebbe includere anche quei contenuti organici, si dice ai social media, cioè non solo quelli a pagamento. E quello che scrive anche la signora Peppina, che può avere un'idea politica. Mettiamo un attimo da parte la pubblicità politica vera e propria. Vota Salvini, vota Meloni, vota chiunque altro, che giustamente dal mio punto di vista va regolamentata, ma se il regolamento passasse così com'è, ricadrebbe sotto questi dettati qualsiasi contenuto relativo ai grandi dibattiti politici. L'immigrazione, LGBTQ, il cambiamento climatico, i prezzi dell'energia, che sono un fattore politico. Chiunque provi a parlare di questo, che sia un non-profit, che sia un giornalista, che sia un influencer, può ricadere all'interno di quello. Non vengono quindi limitati solo gli annunci e i manifesti politici promulgati da forze politiche, ma potenzialmente qualunque contenuto che riguardi la politica e i grossi temi del dibattito. L'impatto di questa cosa sulla libertà di espressione online sarebbe titanico, sterminato, soprattutto se lasciamo alle piattaforme il dovere, necessità, opportunità come prima di stabilire che cosa, quale contenuto ha valenza o natura politica. E il rischio è che per evitare le sanzioni ex post, cioè per evitare di venire sanzionati se pubblicano o rilanciano questo tipo di contenuto, le piattaforme ex ante, cioè prima ancora, possono decidere di evitare di mostrare qualunque contenuto politico sui propri canali. E qualunque cosa è politica, se ci pensate un secondo. Il post, cioè il racconto di Matteo che vi dice che questa cosa può limitare la libertà di espressione.
il contenuto di Shai di Breaking Italy che parla di immigrazione, il contenuto di Adrian Fartade che vi parla del non binarismo o dell'LGBTQ, del mondo LGBTQA+, tutto questo può ricadere all'interno della definizione dell'articolo 12. Ora, il confronto tra le istituzioni europee, cioè il Parlamento e il Consiglio in primis, con la presidenza di turno tra l'altro della Svezia, che ha inserito il regolamento tra le priorità, è in corso proprio in queste settimane e io per primo mi auguro una via mediana, una via un po' di buon senso, per una legislazione che sia, ok, efficace ma anche funzionale e soprattutto che sia maniacalmente rispettosa della libertà di parola. Perché è possibile, servono poche minori modifiche al testo per rendere inequivocabile cosa è un contenuto politico e cosa non è un contenuto politico, che cosa è un contenuto che serve socialmente per la civic society e cosa invece serve per spingere propaganda. Una cosa in teoria semplice, nella pratica estremamente complessa, perché, e ve l'ho detto prima, ve lo ridico ancora, se la vediamo da questo punto di vista, tutto è politica e tutto è censurabile. Ed è una cosa che mi fa, devo dire la verità, abbastanza paura. Tutto qui. Se non vi siete ancora iscritti, provate ad iscrivervi. Scusate se vi ho tediato per tanto tempo. Ci tenevo particolarmente a perdere follower, ma a fare una cosa interessante. Ogni tanto mi tocca, ne continuiamo a parlare sul gruppo Telegram. Se volete potete iscrivervi alla newsletter, ma soprattutto raccontatemi qui sotto cosa ne pensate. Condividete il contenuto e parlatene, ma non condividete il mio video, condividete il discorso su questa cosa, informatevi, vi lascio in descrizione alcuni puntatori, perché la libertà è una cosa carina e coccolosa finché non te la tolgono, poi riaverla indietro in genere è molto, molto complesso. E come sempre, e anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato ed è stato parlando.